poter parlare con il nostro amico Zabbix e chiedere quali sono gli ultimi problemi della nostra infrastruttura? Si può fare, l'avevamo visto un anno fa, vi lascio il link qua sopra, tramite i Large Language Model e il concetto di MCP inventato da Cloud, e come vedete qua può essere un buon esempio. Però oggi volevo provare a discutere con voi su alcuni progetti di MCP server che sono usciti all'interno della community Zabbix. L'ultimo, quello dei nostri amici di Initmax, un altro partner di Zabbix in Europa, dove hanno anche loro implementato questa soluzione, però poi mi sono posto delle domande. Vi faccio vedere anche qua il link di Initmax, perché effettivamente hanno fatto un lavoro interessante, hanno racchiuso praticamente tutte le API del nostro Zabbix e le hanno rese disponibili a un'IA. Come vedete riesce anche a gestire da Zabbix 5.0 fino alle ultime versioni che sono la 7.4. Tutto molto interessante, ma alcuni commenti sono stati comunque un punto di riflessione. Perché? Perché io nella precedente puntata appunto avevo utilizzato il nostro amico OpenWebUI, che è un front-end tipo ChatGPT, per poter interagire con i Large Language Model, ok? Nella fattispecie io sto usando Ollama, quindi una soluzione ostata direttamente su una mia macchina, con Qwen 3.5 con 13 miliardi di parametri, quindi è un modello abbastanza importante, riesce a ragionare abbastanza bene, mettiamola così. Il punto fondamentale di tutto ciò è che a parte la difficoltà, ok, per poter collegare OpenWebUI allo standard MCP, che me lo ero dimenticato, detto in parole povere. Per far ciò teoricamente sarebbe sufficiente collegarsi qua, cioè andare a definire all'interno del pannello di amministrazione settings, integration, e qua potete definire i vostri MCP server, ok? Quindi qua c'è il mio che ho definito, e poi c'è lo standard MCP Stream HTTP o OpenAPI. Io ho utilizzato OpenAPI. Perché? Perché ho dovuto un po' sbatterci la testa, ma sostanzialmente per far ciò dobbiamo utilizzare una soluzione che è questa qua, OpenWebUI MCPO, che è un convertitore di server MCP allo standard OpenAPI Compatible HTTP. Quindi questo è il problema di base. Quindi noi non potevamo utilizzare Initmax MCP perché diretto, perlomeno, perché OpenWebUI aveva bisogno di questo plugin. Perché tutto sto macello? E soprattutto, ma come lo usavano i ragazzi di Initmax questo MCP server? Ed è qua nato tutto il mio ragionamento. Sostanzialmente loro espongono tutte le API del nostro Zabbix, ok? Quindi tutta la serie, non so, problem get, item get, host get, eccetera, tutte le API, ma quando è che può essere utile se non lo posso usare all'interno di OpenWebUI, per esempio, all'interno di una chat? Perché all'interno di una chat io mi aspetto di poter fare dei comandini e avere delle risposte, il che però è molto difficile, soprattutto per un modello locale. Perché è difficile? Perché le API di Zabbix comunque richiedono un accostamento tra una e l'altra, perché per esempio mi tira fuori, non so, gli item ID o l'host ID quando chiedo una problem get. E chiaramente il Large Language Model avrebbe dovuto riflettere su tutto ciò per dire ok, ho ottenuto gli ID degli host, ma non sono capibili dall'utente. A questo punto vai a fare una host get e da lì fai tornare il tutto.
capite che non è così semplice, e effettivamente i modelli locali sicuramente non ce la fanno a fare un ragionamento così complesso. Probabilmente i modelli, quelli, non so, il ChatGPT di turno o il Gemini di turno, probabilmente riescono a fare un lavoro migliore. Ma sicuramente un altro punto che mi ha fatto riflettere è questo articolo che ho visto di qualche tempo fa, di inizio anno, ok? Che questo ragazzo voleva utilizzare proprio l'MCP server di cui avevo fatto il video l'anno scorso, quello di Mpyrone, quindi il GitHub di Mpyrone, che in questo caso lui, tutto il suo ragionamento era intorno a poter istruire un motore di intelligenza artificiale per eseguire una sorta di automatismo, quindi creazione di un host su Zabbix, messa in manutenzione, aggiunta di un item, eccetera. Vedete che è abbastanza complesso in questo caso, perché passiamo tramite Gemini CLI, che funge da prompt, dove possiamo istruire la gente o creare magari una parte di codice. Gemini CLI riesce a dialogare con l'MCP server, che a questo punto tramite il Gemini LLM potrà istruire il nostro Zabbix utilizzando appunto l'astrazione Zabbix MCP server. Il punto fondamentale di tutta questa discussione è che, anche se aveva fatto un ottimo prompt, come vedete qua sotto, e avendoci perso un po' di tempo, qual è il risultato finale? È che non era attendibile. Magari riusciva a fare qualcosa, quindi a creare un host, ma comunque l'AI si perdeva per strada, e questo è pacifico. Non riesce a rimanere costante su operazioni più o meno complesse, anche se parliamo di LLM di un certo tipo, ok? Quindi i ragazzi qui di Initmax hanno fatto un MCP server che è veramente molto molto dettagliato ed espone tutte le API del nostro Zabbix server. Poi vedete qua sotto ci sono tutti gli esempi che hanno fatto, ma quello che alla fine otteniamo è ok? Dal mio punto di vista è un grosso come una casa, perché posso far creare un host, ma poi se comunque non capisco che cosa ho fatto, e soprattutto magari voglio gli ultimi problemi e non riesce a risolvermi il nome dell'host, ha tutto poco senso. Allorché ho detto, grande idea, provo a farmelo io, ok? Quindi parto da zero, mi faccio io un MCP server come la penso io. E come la penso io, chiaramente sempre male, probabilmente, perché ho fatto un MCP server che è in grado di poter rispondere alle problem get con qualcosa di sensato, ok? Con delle informazioni umanamente capibili. Volevo testare, volevo capire se era fattibile innanzitutto con dei modelli locali. E qua abbiamo proprio l'esempio, vi faccio vedere magari se trovo lo storico, vediamo un po', ok. Qua abbiamo proprio l'esempio di quello che io pensavo di fare. Quindi se io gli dico dammi gli ultimi problemi, proviamo a farlo qua sotto, qui abilito l'esecuzione tramite il mio MCP server. Io qua adesso gli dico di andare a prendere problem last hour, okay? Perché vado a mettere un limite a quanti problemi. Qui chiaramente l'LLM gira sulla mia macchina, ci mette un po' di tempo, ma scusate, dimenticavo di farvi vedere, ok? Qui ho attivato qua sotto, vedete che c'è il segno della chiavetta per l'MCP server, ok, qui abbiamo ottenuto la risposta, l'LM sta cercando di riformattarla al meglio per presentarcela a noi, speriamo che tiri fuori qualcosa di sensato, ma il concetto è che adesso dovrei poter aver tirato fuori qualcosa che è umanamente capibile. Questo è il nostro Zabbix, vedete, io mi aspetto di vedere una situazione di questo tipo, ok? Questi dati qua. E non l'UID l'host ID di questa macchina. Qua ci sta, come al solito ci pensa un bel po', qua vedete che comunque ha tirato fuori qualcosa, qui c'è tutto il suo ragionamento che si sta facendo per determinare qual è l'opzione migliore.
È chiaro, non è velocissimo, ma perché siamo in locale. Però qual era il concetto? È che se io adesso posso interagire in maniera umana con l'MCP, allora posso anche fare magari delle analisi di correlazione, perché posso dire ok, abbiamo tutti i dati, lui è in grado di interpretare quali sono gli host e anche gli item. A questo punto può andare anche a estrarre gli item di quell'host per farci un overview generale. E l'obiettivo appunto ecco, subito, ma no, sì, ha scritto in generale, mi ha fatto un overview molto testuale. Se io gli dico I need a table, vediamo se riesce a trasformarlo in qualcosa di più tabellare, perché questo è una discussione, perché lui ha beccato tutto in effetti. Most critical alert is service failure on host test 333, e quindi effettivamente eccolo qua, vedete che la severity è high, quindi è giusto. L'ha presentato in maniera discorsiva. Okay? L'ideale sarebbe una tabella, quindi adesso andrà a fare lo stesso lavoro ma me lo presenterà in forma tabellare. Come ho realizzato tutto ciò? Chiaramente con Comodo ho creato un MCPO, quindi utilizzando quello che abbiamo visto prima, quindi un MCPO container che va a fungere da livello intermedio tra l'MCP server che è in formato standard e Open Web UI, e questo invece è il mio MCP server, ok, istruito per dialogare con il mio Zabbix. A questo punto poi loro vanno a scambiarsi le informazioni tramite l'MCPO e l'MCP sul nostro Open Web UI, e qui possiamo anche vedere cosa succede, quindi c'è tutto il landshaking tra l'interfaccia grafica e i nostri server, per avere poi alla fine appunto questo effetto qua, ok? Quindi vedete che proprio è corretto ed è quello che ci si aspettava di vedere. Perché questa cosa qui? Perché secondo me ha senso, se dobbiamo andare a analizzare dei problemi, avere già il dato estratto. Non vedo difficile, perché ad oggi i modelli comunque fanno veramente tanta difficoltà nel capire e seguire dei percorsi corretti di logica come potremmo fare noi, ok? Se trovo l'host ID vado a fare una query per ottenere quello, però sì, funziona, ma se abbiamo tanti dati lui poi deve andare a ruotare per ottenere queste informazioni, e il più delle volte non ce la farà mai. Questo voleva essere solo una riflessione su per che cosa possono essere utili questi MCP server, ok? Nella fattispecie, secondo me, per Zabbix automazione direi di no. Direi che non ha senso, troppo imprevedibile, troppo fallace come soluzione. Per invece andare ad analizzare dei problemi, magari sì, no? Immaginiamolo collegato magari a un centro operativo dove ci sono degli operatori che non sanno magari benissimo quali potrebbero essere questi problemi, e con un LLM e un MCP che gli dà il dettaglio e può andare ad approfondire sull'host che ha generato quel problema in maniera testuale, chiara, secondo me è sicuramente una strada percorribile. Però fatemi sapere qua sotto in descrizione cosa ne pensate, in modo tale che possiamo approfondire il tema. Magari facciamo qualche altro esperimento insieme, però fatemelo sapere. Ci vediamo la prossima settimana. Un salutone da Dimitri. Ciao a tutti.